parleremo dell'iniziativa Stop Killing Games, che sta a cuore a molti di voi. Perché siete degli imbecilli, ecco perché. Avevo preparato le valigie, caricato l'auto e stavo per mettermi in viaggio per le vacanze, quando mi è arrivata una chiamata dal mio compare Sciacallo Joe. Pronto? Poi, ciao Will, buongiorno. Ascolta, ma siete già partiti voi? Oi Joe, sì, stiamo partendo adesso. Ma hai visto il casino su Stop Killing Games? No, che casino. No, non hai idea, c'è Zeb che sta sparando a zero sulla petizione. Cosa? Aspetti, richiamo. Sono corso su in casa, aperto YouTube e Madonna Santa. Era come entrare in una guerra civile. Insulti, controrepliche, video di risposta ai video di risposta. YouTube Italia stava vorticando dentro un vortice di merda. Ma mentre tutti si scannavano sui dettagli della petizione, a me è venuta una domanda diversa. Una domanda che mi ha fatto spegnere il computer, disfare le valigie e rimandare le vacanze. La domanda era: ma io lo so davvero cosa stiamo rischiando di perdere? Perché è facile parlare di preservazione dei videogiochi quando non abbiamo molto da perdere, coi nostri bei discorsi teorici. Ma quando è stata l'ultima volta che ho davvero vissuto un mondo digitale che rischia di sparire per sempre? Così ho preso una decisione. Invece di aggiungere la mia voce al coro di chi urla più forte, ho deciso di fare qualcosa di concreto. Ho deciso di entrare in uno di questi mondi condannati e vedere coi miei stessi occhi cosa significasse davvero la loro possibile morte. Il gioco che ho scelto? Final Fantasy XI. 23 anni di storia ininterrotta. Una delle ultime fortezze dell'era d'oro degli MMO. Un mondo che quando Square Enix deciderà di spegnere i server, e quel giorno arriverà, sparirà per sempre. Non ci ho mai giocato, non conosco le sue storie, i suoi segreti, le sue leggende, ma ho postato un messaggio su Reddit. Cerco un veterano che mi faccia da guida in questo mondo meraviglioso che potrebbe morire. E quello che è successo dopo? Quello che è successo dopo mi ha fatto capire che forse il vero problema non è se i giochi debbano essere preservati o meno. Il vero problema è che stiamo discutendo del destino di mondi che non conosciamo nemmeno. Allora, se questa non è la prima volta che ci vediamo, avrete già capito che non amo molto parlare per concetti. Ho sempre cercato di parlarvi di un qualcosa partendo dalle mie esperienze personali, per essere il più concreto possibile. Ecco, questa volta non avevo una vera e propria esperienza da raccontarvi. Sì, vi avrei potuto dire di quella volta in cui ho cercato di recuperare un gioco della mia infanzia, ma non esisteva più, in modo legale almeno. O delle amicizie nate online e poi perse per strada quando il gioco che ci accomunava ha smesso di esistere. Ma la verità è che questo succede quasi ogni giorno. Ogni giorno i server di qualche gioco vengono spenti e pace all'anima di chi ci giocava ancora con piacere. Ma queste sono tutte cose che già sapete e parlarvi di queste perdite sarebbe come piangere sul latte versato. No, questa volta voglio mostrarvi realmente cosa potremmo perdere, anzi, per essere precisi, cosa potrebbero perdere le migliaia di giocatori ancora affezionati a questo titolo. Sì, perché durante questo mio breve viaggio, durato appena 30 ore, ho conosciuto persone, ascoltato storie e visitato luoghi che per qualcuno contano molto più dei pochi pixel che li compongono. Questa volta, nelle vesti di esploratore di antiche civiltà, vi voglio raccontare delle mie 30 ore in Final Fantasy XI. Scaricare oggi Final Fantasy XI è un'esperienza che ti fa capire immediatamente perché alcuni giochi del passato rimangono sepolti. Non è solo nostalgia, è archeologia digitale. Prima ancora di poter creare un personaggio, mi sono trovato alle prese con Play Online, il sistema di autenticazione di Square Enix che nel 2002 sembrava futuristico, ma oggi appartiene a un'era tecnologica che preferiamo dimenticare. Account Square Enix, codice di registrazioni, ID Play Online, è stato come dover superare 3 controlli di sicurezza diversi solo per entrare in un parco giochi. Ma il vero shock culturale è arrivato quando il gioco si è finalmente avviato. Schermo nero, poi una finestra full screen che occupava tutto il monitor con una risoluzione che gridava a primi anni 2000 da ogni pixel. Su un monitor 4K è stato come guardare il mondo attraverso una lente di ingrandimento al contrario. Ma la cosa peggiore è che non puoi altabbare e io dovevo registrare. Ogni volta che provavo ad aprire un qualunque altro programma, il gioco si chiudeva e dovevo riavviarlo, ovviamente dovendo reinserire tutte le password ad ogni avvio. Per fortuna non siamo nel 2002 e Google ha tutte le risposte che servono. Ho dovuto scaricare Windover, un launcher alternativo che permette di giocare in modalità finestra e con risoluzioni più decenti. Una volta risolto questo problema, mi sono trovato davanti a un'interfaccia che faceva sembrare Excel una passeggiata al parco. Menu sovrapposti, icone minuscole, testo talmente piccolo da risultare illeggibile. Era chiaro che questo gioco era nato per i televisori a tubo catodico, ma riesco comunque in qualche modo a creare un personaggio ed entrare in gioco. Final Fantasy XI appartiene a un'epoca del game design che oggi consideriamo quasi crudele. Non c'è tutorial, non ci sono indicatori sullo schermo, non c'è una quest principale evidente che ti prende per mano e ti spiega cosa fare. Il gioco ti butta in una città, nel mio caso è stato Sandoria, e ti dice arrangiati.
Ok. Ho passato la prima ora a vagare per le strade tentando di capire quale fosse il mio obiettivo. Gli NPC hanno nomi, ma non tutti hanno qualcosa da dirti. Alcuni ti vendono oggetti, altri ti danno missioni, altri ancora sembrano essere lì solo per fare presenza. Non c'è modo di distinguerli a prima vista. Bisogna parlare con ognuno di loro. Una regola che pensavo di aver capito è che il nome degli NPC è contornato di verde, mentre quello dei giocatori no. Allora ho cercato di parlare con delle persone dal nome completamente bianco, come il mio, che scrivevano in chat. Sembrava stessero facendo roleplay all'inizio, e invece no, erano NPC anche loro, quindi ho parlato da solo. Quando finalmente ho trovato la via di uscita dalle mura cittadine, mi sono trovato in una piana verde punteggiata di mostri di basso livello. Conigli, api, vermi che sbucano dal terreno. Insomma, il classico bestiario da JRPG, ma renderizzato al 2002. E io, come un primitivo, ho iniziato a prenderli a pugni. Sì, a pugni. Per 15 mostri consecutivi non mi sono accorto di avere una spada nell'inventario. 15 povere creature massacrate dalle mie mani nude, mentre io pensavo che fosse quasi normale iniziare un'avventura fantasy come un monaco Shaolin. Quando ho scoperto la spada, nascosta tra gli oggetti iniziali, ho continuato il mio massacro per un'altra mezz'ora, fino a quando la stanchezza e la confusione mi hanno costretto a spegnere tutto. Era questo il mondo prezioso che rischiamo di perdere? Questa interfaccia ostile, questa curva di apprendimento verticale, questa totale mancanza di direzione. Ho iniziato a pensare che quello che volevo fare sarebbe stato più difficile del dovuto. Che avrei fatto per 30 ore? Ammazzare mostri random in giro per la mappa? Spulciato guide online per capire che direzione prendere? La mattina dopo, mentre controllavo Reddit davanti al caffè, ho trovato una risposta al mio post. Un veterano, così lo chiamerò, si offriva di farmi da guida. Gli rispondo subito e, sebbene erano solo le 7 del mattino, decido di loggare nuovamente e dare una seconda possibilità al gioco. L'unico problema era su un server diverso dal mio. Vabbè, ho cancellato il mio personaggio e ho creato uno nuovo da zero sul suo server. Durante la creazione del personaggio ti viene chiesto di scegliere tra 3 città iniziali. Dato che una l'avevo già vista, ho scelto quella subito dopo nell'elenco. Bastok. Se Sandoria è elegante e medievale, Bastok è pura funzionalità industriale. Miniere, forge, ingranaggi giganti che girano senza sosta. E da quello che ho capito è la città iniziale dei Galka, quindi una razza di umanoidi muscolosi dediti al lavoro manuale, e degli Ume, ovvero i classici umani. Appena ho loggato sul nuovo server con il nuovo personaggio, il veterano mi ha dato subito le prime dritte tecniche. Come ingrandire l'interfaccia, come configurare un controller, perché Final Fantasy XI è nato per essere giocato con un gamepad, e come entrare in un party. Piccoli consigli pratici che hanno iniziato a trasformare un'esperienza frustrante in qualcosa di quantomeno giocabile. Ma la vera rivelazione è arrivata quando abbiamo iniziato sul serio a giocare insieme. Il veterano non mi ha solo spiegato i meccanismi di gioco, mi ha anche raccontato il mondo. Vana'diel, il nome del mondo di Final Fantasy XI, non è una semplice mappa di gioco, ma un continente con una geografia precisa, nazioni in guerra tra di loro, storia, politica, minacce, intrecci che risalgono a secoli prima dell'inizio del gioco. Mi ha spiegato anche il sistema dei job, ovvero le classi del personaggio. In Final Fantasy XI non rimani vincolato alla classe di partenza, puoi cambiarla quando vuoi, livellare più classi contemporaneamente, combinare abilità diverse. È un sistema che premia la versatilità, mi ha detto. Non esistono personaggi monouso. Mi ha anche spiegato che una quest principale c'è, e sono le missions, che sono diverse dalle quest. La progressione è affidata a dei rank che aumentano in base a quante missioni completi. Questo permette poi di visitare altre città e proseguire una macro trama. Quindi, mentre il veterano mi guidava attraverso le prime missioni, ho iniziato a capire la filosofia che sta dietro a Final Fantasy XI. Questo non è un gioco che puoi consumare velocemente, è un mondo che va vissuto appieno. Le distanze sono reali. Per spostarsi da una zona all'altra serve tempo, e appena ci si allontana un po' dalle città, il viaggio può essere pericoloso tanto quanto la destinazione. Prima dell'introduzione delle cavalcature, mi ha raccontato, raggiungere un amico dall'altra parte del mondo poteva richiedere 40 minuti se non un'ora di viaggio, attraverso zone piene di mostri che ti uccidevano con un colpo. E dopo qualche ora di gioco insieme, il veterano mi ha anche introdotto al sistema dei Trust, una delle aggiunte più significative degli ultimi anni in Final Fantasy XI. Questo sistema è stato introdotto per aiutare i giocatori rimasti, mi ha spiegato mentre mi mostrava come evocare il mio primo compagno NPC. E il modo del gioco di dire che non sarai mai completamente solo, mi ha detto. E avevo ragione, evocare questi personaggi non è solo una meccanica di gameplay, è come essere accompagnati dalla sua stessa storia. Quando il veterano ha dovuto disconnettersi, perché erano le 4 del mattino per lui e le 13 per me, un fuso orario importante che in questi giorni mi ha fatto svegliare molto presto, mi sono ritrovato solo ma non abbandonato. Avevo ora gli strumenti per continuare l'avventura anche in solitaria. I pomeriggi li ho passati esplorando il più possibile, accompagnato dai miei trust. Ho sbloccato tutti i compagni NPC disponibili per il mio livello
livello, ho esplorato le zone circostanti Bastok, ho affrontato mostri sempre più difficili. Raggiunto il livello 18, esplorando zone sempre più distanti alla città, mi sono ritenuto soddisfatto ed ho quindi deciso di continuare con la missione principale, che mi chiedeva di esplorare delle miniere. Quindi, ormai convinto di essere abbastanza forte con altri 3 NPC che mi guardavano le spalle, ho iniziato a prendere il gioco sotto gamba ed ecco che il mio cammino è stato interrotto da un range gigante. Ma sì, quanto mai sarà difficile? La risposta è stata molto. Mi ha ucciso in meno di 30 secondi, nonostante i disperati tentativi di cura dei miei trust. Mi sono ritrovato a giacere immobile per terra. Quindi, se volete iniziare a giocare, evitate quella miniera. Non è un mondo che perdona facilmente. Quel ragno mi ha proprio fatto il culo. Se solo avessi anche qui un alleato potente come NordVPN, perché in confronto ai pericoli del web questa miniera è una passeggiata di salute. Ed oggi anche tu, sì, proprio tu amico mio, potrai sfruttare uno sconto non del 24, non del 48, ma del ben 72% sull'abbonamento biennale. Non lasciarti sfuggire questa offerta. Ma durante queste ore ho iniziato a capire qualcosa di fondamentale su Final Fantasy XI. Non è solo un gioco, è un luogo dove le persone hanno scelto di passare parti significative della loro vita. Il veterano che mi ha fatto da guida mi ha anche raccontato la sua storia. Gioca dal 2003, praticamente dall'uscita del gioco in Occidente. Ha visto evoluzioni, cambiamenti, aggiornamenti che hanno trasformato radicalmente l'esperienza di gioco, pur mantenendone l'essenza. Mi ha parlato delle persone che ha conosciuto negli anni. Alcuni sono diventati amici nella vita reale, altri invece compagni di avventura. Ma mi ha anche parlato delle nuove amicizie, delle persone conosciute nell'ultimo anno qui su Final Fantasy XI, che sono diventate parte della sua vita quotidiana. Ormai si sentono ogni giorno, pianificano sessioni di gioco, condividono strategie e obiettivi, perché a quanto pare, dopo ben 23 anni dalla sua uscita, ha ancora qualcosa da mostrare, qualcosa che deve essere ancora scoperto e che vale la pena vivere. Questo gioco per me conta molto, mi ha detto, è il mio modo di staccare dalla realtà quando diventa troppo pesante. Nelle mie 30 ore di gioco ho incontrato pochissimi altri giocatori reali. Le città mostrano ancora segni di vita, qualche giocatore fermo vicino alle zone dei mercanti, altri intenti a comprare e rivendere oggetti, novellini che scorrazzano da una parte all'altra. Ma nelle zone iniziali, appena fuori le città, ero spesso solo. Il sistema dei trust sopperisce alla mancanza di giocatori reali, ma non può replicare la componente sociale spontanea degli MMO nel loro periodo d'oro. Non ci sono conversazioni casuali con sconosciuti, non c'è più il brivido di aiutare qualcuno in difficoltà o di essere aiutati quando meno te lo aspetti. Un vecchio giocatore nostalgico me l'ha anche detto sotto il mio post di Reddit. Ormai abbiamo perso quello che rendeva Final Fantasy XI unico, e in parte riesco a capirlo, seppur non l'abbia vissuto sulla mia pelle. L'asticella della difficoltà che punta verso l'alto costringeva le collaborazioni. Livellare fino al livello massimo richiedeva mesi e in questo arco di tempo avevi modo di conoscere quasi ogni giocatore sul tuo server, perché in un modo o nell'altro eri costretto ad interagirci. Molto spesso durante alcune quest il gioco stesso mi ha detto di chiedere aiuto ad altri avventurieri, e a quanto pare una volta non era solo un consiglio ma un obbligo. Oggi le poche persone connesse hanno sicuramente altri interessi che livellare e nuovi giocatori sono lasciati da soli in compagnia dei trust. Ma chiedere un aiuto sembra far molto piacere a chi è rimasto, anche solo per rivivere con gli occhi del novellino vecchie avventure. Final Fantasy XI è un gioco del 2002 che in qualche modo ha ancora senso di esistere oggi. Ci sono ancora dei piccoli aggiornamenti mensili, sebbene l'ultima grossa espansione risale all'ormai lontano 2015. I modelli dei personaggi sono a bassa risoluzione, le animazioni sono rigide, gli effetti speciali appartengono ad un'era precedente agli shader moderni, ma c'è qualcosa di affascinante in questa semplicità tecnica. Ogni elemento grafico deve comunicare la sua funzione in modo chiaro e immediato, senza poter contare su effetti spettacolari o dettagli fotorealistici. Il design delle zone è particolarmente interessante. Ogni città ha una propria identità visiva. Sono paesaggi che rimangono impressi nella memoria, proprio perché non cercano di essere realistici. Sono stilizzati, iconici, immediatamente riconoscibili. L'interfaccia utente è l'unico vero punto dolente, a mio avviso, ma per quanto ostica, ha una sua logica interna. Una volta che ci si prende la mano. Quando ho iniziato a giocare mi aspettavo di trovare un gioco ormai spoglio, che non aveva più nulla da dare, e invece ho trovato un mondo ancora vivo, piccolo, intimo, pieno di persone che ci tengono ancora tanto e sono disponibili con chiunque ci si voglia avvicinare per la prima volta. Il veterano che mi ha fatto da guida è ormai diventato un amico, un friend come dice lui. E sempre per citarlo, questo gioco ormai non è tanto importante per il sistema di combattimento, per la grafica o per la storia, ma per gli amici che ti fai lungo la strada. Un concetto ormai sconosciuto ai nuovi titoli, dove spendi tutta la fase di esplorazione fino al livello massimo da solo e poi una volta raggiunto lo spendi ad attendere in coda per l'ennesimo dungeon con altri sconosciuti che non vedrai mai più. Su Final Fantasy XI si conoscono tutti, sono tutti una grande famiglia ed un tempo non eri mai da solo, ma capisco anche che ad oggi sia difficile da sostenere. Qualcuno con un paio d'ore libere al giorno non potrebbe fare molto se metà di queste le passa ad organizzare un gruppo, ma è bello sapere che da qualche parte il tempo si sia quasi fermato e questo forse è il punto più importante. Final Fantasy XI non è solo un prodotto che rischia di essere spento da Square
Square Enix è casa per migliaia di persone sparse per tutto il mondo, è il luogo dove si incontrano ogni sera per condividere avventure, dove hanno costruito amicizie che durano da 20 anni, dove hanno trovato conforto nei momenti difficili della vita reale. Quando discutiamo di Stop Killing Games, quando dibattiamo sulla preservazione dei videogiochi, dovremmo ricordare che non stiamo parlando solo di codice, stiamo parlando anche di luoghi dove le persone hanno scelto di vivere una parte significativa della loro esistenza. Il giorno in cui Square Enix deciderà di spegnere i server di Final Fantasy XI, e quel giorno prima o poi arriverà, non sparirà solo un gioco, sparirà un mondo, sparirà la casa di migliaia di persone. E sebbene non l'abbia vissuto sulla mia stessa pelle, in qualche modo lo capisco. Capisco che può dispiacere perdere qualcosa che ci ha tenuto compagnia per buona parte della nostra vita, e il fatto che sia solo un gioco non vuol dire che bisogna prendere il tutto alla leggera, perché solo allora capiremo davvero cosa rischiamo di perdere quando diciamo che un gioco è morto. Final Fantasy XI per fortuna non lo è ancora, è vivo, respira, cambia ogni giorno grazie anche alle persone che lo abitano, ma è anche fragile, come tutti del resto, dipendente dalle decisioni commerciali di una società che potrebbe decidere da un giorno all'altro che non è più profittevole mantenerlo in vita. E per quanto improbabile sia una sua chiusura nel breve termine, avere una legge che ne tutela la preservazione credo farebbe piacere alle migliaia di giocatori che ancora lo vivono. E il discorso, per me, si può chiudere qui. Ragazzi, lo so che vi avevo detto che lo scorso video sarebbe stato l'ultimo prima di una pausa estiva, ma in verità avevo ancora questa settimana a casa e dato gli ultimi avvenimenti ci tenevo anche a dire la mia. Però stavolta per davvero vi auguro una buona estate e ci rivediamo a settembre. Ciao!